Ecco il primo video di una serie che vi spiegherà come funzionano i moveset dei boss e dei mini boss di Dark Souls The Board Game. Il primo cagacazzi di turno, estremamente sbilanciato in materia campagna, è lui, il Gargoyle. Perché ho detto che è sbilanciato? Beh, perché in modalità campagna vi toccherà non solo sconfiggere una volta, ma anche una seconda volta di fila per rimanere fedeli al gioco. E quindi vi troverete overpower una volta sconfitto lui 2 volte di fila nella seconda parte della campagna. Ma andiamo a vedere la sua prima mossa. Per prima cosa allontana tutti dal suo nodo. Poi si volta verso il portatore dell'agro e gli si avvicina di un nodo. A distanza di 1 attacca il portatore dell'agro e gli infligge ben 6 danni fisici. Come la precedente, allontana tutti dal suo nodo. Poi prende di mira il giocatore più vicino e gli si fionda un nodo su di lui. Qui iniziano i problemi perché eseguirà un attacco verso il giocatore più vicino, ma con il colpo di coda colpirà tutti gli archi davanti a sé e quelli alla sua sinistra. Questo nemico è antropofobico, infatti inizierà sempre spingendo via tutti dal suo nodo. Solo poi si muoverà di 1 verso il giocatore più vicino. Ed ecco voi una delle mosse peggiori che può capitarvi, perché andrà ad attaccare a distanza 1 tutti i nodi eccetto quelli posteriori ed infliggerà 5 danni fisici. E se siete ancora vivi possiamo passare alla prossima. Ed ecco perché avere una coda è sempre una cosa positiva, perché potete farci di tutto. Senza muoversi, a distanza 1 colpirà tutti i nodi che si trovano dietro e alla sua destra. Una volta fatto questo, per la potenza del suo sbalzo, tutti i giocatori sul nodo verranno spinti via e lui si allontanerà di 1 dal giocatore che ha l'agro. Sembra una mossa da cattiva, ma in realtà non lo è. Semplicemente lui si volta verso il giocatore più vicino, infligge 4 danni magici su tutti i nodi davanti a lui entro portata e poi è finita lì. Quindi se avete difesa magica ve la cavate, altrimenti Ma se fin qui è stata una passeggiata, adesso le cose si fanno più serie perché la nostra lucertola si arrabbia. Da adesso in poi ogni attacco effettuato dai giocatori sul nodo del rettile costerà 1 in più di fatica. Allora, ho un dubbio. Ma il gargoyle è un rettile? Cioè, fatto di pietra, teoricamente. Però iniziamo con degli attacchi che, anche se tu non vuoi e tu non ti trovi lì, beh, lui te lo darà. Sai perché? Perché ti vuole bene. Ovviamente prima caccia via tutti, poi si sposta di un nodo verso chi capita e poi attacca tutti i nodi, eccetto quelli posteriori, per un totale di 6 danni. Finalmente possiamo respirare un po' perché questo è l'attacco più debole che lui ha, quindi sperate che vostro amico sfortunato, quando è andato a pescare la carta comportamento, abbia scelto questa, veramente incrociate le dita. Sangurato, c'è una carta, una qualunque. Grazie, ciao. Lui sposterà via tutti e effettuerà i suoi 2 movimenti verso il giocatore più vicino. E a questo punto tutti i giocatori presenti sul nodo davanti a lui entro portata subiranno 6 danni fisici. Ovviamente è più debole perché durante il movimento il giocatore che verrà spinto via cercherà sempre di non finire sul nodo insieme all'altro giocatore, perché sennò veramente insomma dai, non puoi far subire 6 anche il tuo amico, adesso ti sta antipatico, allora in quel caso se lo merita e puoi farlo.
Ed ecco qua la mossa che vi darà il colpo di grazia. Come prima cosa, lui si volterà verso il giocatore più vicino. Poi, una volta che vi ha guardato estremamente male, lancerà il suo attacco magico che infligge ben 5 danni magici a distanza 2 su tutti i nodi frontali.